Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio della serie Un click al mese. Io sono Alberto Vaghi e sono un Senior Solution Architect nel team di prevendita di Click Italia. Questo video si riferisce alle novità del mondo click del mese di gennaio 2023. Nonostante il mese di gennaio sia, come un po' per tutti, un mese di ripresa delle varie attività, ci sono state diverse interessanti novità nel mondo click. Partiamo come sempre da quelle del mondo Data Analytics. Partendo dal basso abbiamo una prima interessante novità che riguarda il mondo della Direct Query. Per coloro che non la conoscessero, la Direct Query è una modalità presente nella piattaforma Click Cloud che permette di interrogare direttamente le basi dati sottostanti bypassando di fatto il motore associativo. Da oggi, all'interno della modalità Direct Query, è possibile utilizzare il Variable Input Control, ovvero quell'elemento che è possibile inserire nelle dashboard per gestire le variabili da front-end. Proseguiamo poi con un aggiornamento alle proprietà stilistiche dell'oggetto bar chart. È da oggi possibile modificare il carattere, la dimensione e il colore del carattere. Poi un'interessante novità, l'AutoML, ovvero il modulo di Automated Machine Learning presente nella piattaforma Click Cloud. Sono stati aumentati i volumi dati che è possibile gestire all'interno degli esperimenti. C'è poi una novità che andremo anche a vedere in demo, ovvero l'aggiunta di un nuovo tipo di analisi nello strumento Insight Advisor. In particolare parliamo del trend con un forecast temporale. Sono stati poi aggiunti due nuovi algoritmi all'interno del modulo ClickAutoML, il CatBoost e il LightGBM, che sono in particolare algoritmi che si possono usare per la multiclassificazione e la regressione. Ed infine una novità sempre riguardante il mondo della Direct Query, ovvero la possibilità di utilizzare delle variabili all'interno dello script per manipolare il comportamento della piattaforma quando va ad eseguire delle query sulla piattaforma sottostante. Passando poi alle novità del mondo Data Integration, abbiamo un importante aggiornamento a Click Data Gateway Direct Access che passa alla versione 1.2. L'aggiornamento è consigliato a tutti i clienti che utilizzano questo strumento e che hanno ancora la versione 1.0. Per chi non lo conoscesse, Click Data Gateway Direct Access è quello strumento che mette a disposizione Click per poter accedere a delle risorse on-premise o in ambienti cloud dietro a VPC. Quindi per esempio io posso collegarmi ad un SQL Server on-premise all'interno del mio data center o a un Google BigQuery all'interno di una VPC direttamente dalla piattaforma Click Cloud. Chiudiamo con un aggiornamento stilistico all'interno della piattaforma Click Cloud per quanto riguarda la sezione catalog, ovvero dove nella parte dedicata agli Analytics Services troviamo tutti gli spazi. Qui è stato cambiato il bottone che ci permette di accedere al dettaglio degli space, quindi non c'è più scritto Manage Space, ma Space Details. Queste sono come sempre le risorse a cui io vi rimando, quindi ci sono trovate i link all'interno della presentazione, vi suggerisco e vi consiglio di visitare e di tenere sempre sott'occhio questi link e andiamo quindi a vedere il nuovo Analysis Type all'interno dell'Insight Advisor. A beneficio di coloro che non conoscessero Insight Advisor, due parole di introduzione. Insight Advisor è un potente strumento presente all'interno della piattaforma Click che aiuta l'esplorazione del dato per tanti tipi di utenti. Aiuta nell'esplorazione del dato a un utente che ha semplicemente bisogno di trovare risposte, ma può aiutare anche quei tipi di utenti che hanno necessità di fare self-service, ma che magari non hanno le competenze per partire direttamente con la produzione di grafici e che quindi vogliono essere supportati dalla intelligenza artificiale nell'esplorazione del dato per ottenere poi qualche cosa che possa appunto essere l'inizio di un percorso di self-service analytics. E qui in alto a sinistra abbiamo la nostra familiare linguetta viola appunto di Insight Advisor e vediamo che ci vengono presentate le tre possibilità con cui è possibile interagire con lo strumento. La prima, Explore Your Data,
semplicemente andando a effettuare delle selezioni dal modello dati a sinistra, lo strumento ci proporrà le visualizzazioni più giuste, più corrette per appunto capire cosa c'è in quei dati. Abbiamo poi le domande, quindi vedete il bottone in mezzo dove possiamo in quel diciamo, campo di testo andare a inserire delle domande in diverse lingue, tra cui l'italiano, quindi io posso effettivamente scrivere una domanda in linguaggio naturale e l'Insight Advisor, andando a interpretare ciò che io scrivo, andrà a produrre dei contenuti che rispettano la mia richiesta. Ma una delle funzioni sicuramente più interessanti è quella delle analysis types, cioè è una funzione che permette a un utente che sa che cosa vuole ottenere, quindi grosso modo ha in mente il tipo di analisi che vuole fare, ma magari tecnicamente non lo sa fare o semplicemente lo vuole fare più rapidamente, diciamo, del solito. Qui sotto abbiamo i vari analysis types, quindi per esempio se io dicessi che desidero un ranking, mi basterebbe cliccare ranking e Insight Advisor mi chiederebbe semplicemente le misure e le dimensioni necessarie per poi andarmi a proporre il grafico che rispetta la mia desiderata, la mia richiesta. E niente, la novità di gennaio è questo trend with forecast, quindi sostanzialmente è una tipologia di grafico che mi permette di vedere un trend temporale che automaticamente su quel trend temporale va a abilitare un forecast tramite gli algoritmi che sono inclusi nella piattaforma Click, se volete appunto li trovate sul sito Click Help, e poi una volta che Insight Advisor avrà prodotto quel contenuto sarà poi possibile andare a customizzarlo, per esempio i periodi di forecast, i colori, via dicendo, e come dicevamo, se io semplicemente sto cercando delle risposte mi posso fermare lì, altrimenti se io ho necessità di fare self-service posso semplicemente includere quel grafico all'interno di una pagina e iniziare a modificarlo. Questo conclude questo video per il mese di gennaio 2023. Spero che come sempre il video sia stato di vostro gradimento e vi aspetto per il video di febbraio 2023.